Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 204. Torniamo oggi a parlare di amore, anche vista l'imminente festività di San Valentino. Non è il primo video quest'anno che dedico a San Valentino e dovrei farcela, non sarà neanche l'ultimo, ne seguirà un altro, almeno nei miei disegni c'è di farne seguire un altro. Però oggi parleremo di un amore particolare, parleremo dell'amore che è in divenire, ovvero quell'amore che ancora non si è palesato, quell'amore che è appunto nel nostro futuro. Andremo a chiedere infatti agli arcani chi è la persona che ci sorprenderà, magari chiedendoci un appuntamento, magari tornando dal passato quando meno ce lo aspettiamo, o magari semplicemente rivelandoci il suo sentimento. Lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti. La prima sarà lo xilopalo, la seconda sarà la ovlite blu e la terza infine sarà la venturina. Prima di passare alla prima variante ti do la bellissima notizia che ho già dato anche in live. Finalmente è uscito il libro Il Tarocchio di Marco Barsotti e Ramuncio Matta. Un libro che presenta un nuovo mazzo di tarocchi, un mazzo espanso idealmente a 30 arcani, disegnato dall'artista Ramuncio Matta, un grandissimo artista e anche un grande amico, lo saluto. Ti mando un grande abbraccio, Ramuncio. Farò poi una video presentazione di questo libro da mettere sul canale, però mi piace segnalarlo anche perché molte persone mi hanno chiesto come acquistarlo, quindi in descrizione a questo video troverai i link per acquistare il libro. Bene, la presentazione può finire qua. Prima di passare alle nostre varianti, ovviamente, sigla! Variante dello xilopalo. Lo mettiamo qua e andiamo a chiedere ai tarocchi dorati degli estensi chi è la persona che ti sorprenderà. Stiamo ovviamente parlando di sfera sentimentale. Questo, come ho detto, è uno degli interattivi che fanno parte della serie che intendo realizzare per questo San Valentino. Andiamo a vedere chi è la persona che ti sorprenderà. Descrizione, carattere, segno zodiacale. Chi è la persona che ti sorprenderà? L'arco della previsione è fra i 4 e i 6 mesi. Il diavolo, sicuramente è una persona con un forte magnetismo. Il diavolo può rappresentare anche un ritorno dal passato, quindi sicuramente un qualcuno che già conosci. Ma non è detto che sia così, anche se fosse una persona nuova, magari può rappresentare una persona che per energie, per modi di fare, per qualche dettaglio può essere vagamente simile a un qualcuno del passato. Il diavolo rappresenta la passione pura, ma anche quella che è una forte materialità, una forte carnalità. È una persona che, anche se fosse nuova, che entra nella tua vita, appare un po' come una fatalità, come un incontro fatale, un incontro sconvolgente o coinvolgente, estremamente coinvolgente. Può essere una persona però, e qui magari devi fare attenzione, che ha un po' l'attitudine a creare dipendenze emotive. Oppure magari può essere una persona che ha una dipendenza, magari un fumatore, una fumatrice. È sicuramente una persona molto particolare in quanto potrebbe anche avere il gusto del proibito, quindi magari
delle fantasie sessuali molto accese, o comunque magari una persona che per indole caratteriale e per modi comportamentali è abbastanza anticonvenzionale. Il diavolo può essere anche una persona che ha una certa verve, un certo vigore che esprime nel portamento che lo rende o la rende giovanile, oppure magari può essere al contrario una persona che ha paura di invecchiare, quindi magari un eterno Peter Pan, ecco, mi viene da dire. Una persona che sicuramente sta lavorando col suo lato oscuro. Tuttavia il lato oscuro del diavolo a volte ce lo facciamo piacere un po', quindi ci lasciamo sedurre, ecco, quindi magari da una parte ci sta lavorando, dall'altra ci si crogiola un po', Può essere una persona che si interessa di occultismo, di cartomanzia, di discipline alternative, di olismo, di astrologia, oppure può essere una persona anche che ha dei segreti. Anche in questo caso segreti non vuol dire necessariamente che abbia un'altra persona. Certo, in alcuni casi il segreto può essere veramente la presenza di qualcun altro, però non per tutti sarà così. Questi segreti talvolta possono essere magari anche paure inconfessate o magari errori che ci pesano e che vorremmo rimediare ma che ormai non possiamo più rimediare, quindi ci danno un po' quell'aurea di malinconia. Insomma, può essere una persona che non dice tutto, anche non solo che non ha dei segreti, ma magari se non ha segreti, appunto una persona che non parla facilmente di sé, o perlomeno che non parla facilmente di sé in profondità, magari parla di sé ma a livello molto superficiale. Il diavolo lo può rappresentare anche come una persona in grado di riuscire a reggere un confronto, andando poi magari laddove non lavora su di sé, lavora invece molto sugli altri, andando quasi ad analizzare in modo cavilloso, in modo anche con molta psicologia in un certo senso, quella che è la personalità degli altri. Quindi potrebbe essere anche una persona che magari sta attenta a tutto ciò che dici, quindi questo non per essere una persona comunque magari di quelle troppo presenti o magari delle persone troppo pedanti. Ecco, qua è proprio una persona che potrebbe fare attenzione veramente ai minimi dettagli. Potrebbe avere un hobby artistico o più hobby artistici. Il diavolo è una carta che parla anche della passione veicolata attraverso il linguaggio del simbolo e quindi dell'arte. A livello di segni zodiacali, tradizionalmente il diavolo si associa allo Scorpione, potrebbe averlo in solare o in ascendente. Secondo la scuola di Crowley sarebbe Capricorno, quindi mettici pure segni di acqua, segni di terra, potrebbe averli in solare o in ascendente. Oppure anche importanti in tema natale. Ora, non so se conosci qualcuno con queste caratteristiche, probabilmente un ritorno, in caso contrario è una persona che entra nella tua vita o magari che ti si rivela che non conoscevi sotto certi aspetti e che ha appunto queste caratteristiche. Il diavolo può essere anche l'ansia di popolarità, di fama, di quello che è comunque il riuscire a mettersi in mostra, a mostrare le proprie qualità. Sicuramente è una persona anche che però laddove fa molta analisi sugli altri, dentro di sé ha delle grandi paure o delle grandi insicurezze non confessate, primariamente a se stesso, a se stessa. Però è sicuramente, dato che comunque la carta è quella del diavolo, una persona dotata di un enorme magnetismo, un enorme fascino. Andiamo a vedere con le carte del Sacred femminile. Per te che hai scelto la versione dello Xilopalo, chi è la persona che ti sorprenderà? Come lo o la incontrerai e che cosa succederà tra voi? O reincontrerai se si tratta di un ritorno. Il re di coppe. Il temperamento artistico e l'indole a
analizzare tutto un po' quasi come se fosse una persona che tenta di, diciamo, stilare un quadro psicologico degli altri, mi viene confermato dalla tendenza, dalla carta del Re di Coppe. Re di Coppe è una carta sicuramente dotata anch'egli di grande magnetismo, di grande sessualità, di grande sensualità, sicuramente una carta che fa apparire questo diavolo molto più signorile, molto più elegante, uomo o donna che sia, ne enfatizza i lati schiettamente seduttori, quindi tutto ciò che va poi seduttori, non so neanche se esiste, comunque ne enfatizza appunto il lato più diabolico anche, per un certo senso, quello che poi ci porta ad essere tentati. Di contro però mi va a parlare appunto di nuovo di una persona che pur nella sua scentratura ha continuamente necessità di esprimersi attraverso quella che è la fantasia creativa, questo anche nei rapporti, quindi qua mi ci sta una persona che magari può essere anche un tantino incostante. Ora, un Re di Coppe è abbastanza fedele, un diavolo non proprio. Secondo me qua l'incostanza non la dimostra tanto nel portare avanti un rapporto o una frequentazione, l'incostanza la può mostrarla un po' in quello che è l'esprimersi, quindi potrebbe essere una persona che oggi ti mostra che sei il centro del mondo, domani ha la testa fra le nuvole, chissà cosa sta pensando, potrebbe darti questa impressione, ma perché probabilmente è, ti ripeto, un gran creativo, un gran comunicatore o comunicatrice creativa. Al di là del lavoro che faccia, comunque l'approccio è quello un po' appunto diabolico che sfocia poi nella genialità e nel comportamento anche instabile, ma instabile in senso buono, del creativo, della creativa. Il 5 di coppe potrebbe essere un ritorno, ti vado a confermare. Il 9 di denari è comunque una persona single. E il 9 di bastoni, sì, ti confermo che è un ritorno. Sì, perché il 5 di coppe è qualcuno che si ripresenta nella nostra vita, anche con nuovi disegni, nuove prospettive, o che il destino ci fa rincontrare. Attenzione, qua non è detto che la persona torni, perché poi c'è un 9 di denari, la persona comunque viene anche come single, quindi non credo che qua ci sia proprio la sorpresa. Qua è inconsapevole, questa persona ti sorprenderà, ma perché sarà il destino a sorprendervi. E qua secondo me anche con un 9 di bastoni va un po' tutta questa contraddizione del diavolo, ovvero, per come l'ho evidenziata prima, ovvero persona che sì, magari appunto oggi ti sembra il centro dell'universo, domani magari appunto è un po' per gli affari suoi, con la testa fra le nuvole. Le due carte di 9 sono carte di passaggio a nuova fase, tutti e due a seguito così, e anche rappresentano quello che è comunque un qualcosa che è in fase di completamento. È probabile che questa persona che già conosci, ti ripeto, in alcuni casi già conosci perché hai già avuto un qualcosa con lui o con lei, sia in fase di profondo cambiamento, di profonda mutazione, e che quindi tu qua lo ritrovi o la ritrovi molto cambiato, cambiata. Sicuramente, ti ripeto, ti arriva come single in un'energia di 9 di bastoni. Potrebbe essere anche una persona che viene da te, ovvero se la persona abita, per dire, in un'altra città, non sei tu che vai lì, ma è lui o lei che si muove per venire da te. Il 9 di bastoni è una carta di distanza, ma anche una carta di paletti, quindi qua probabilmente, ti ripeto, le circostanze non sono volute, ed è di nuovo una carta legata all'occulto, alla magia, all'esoterismo, allo yoga, alle discipline olistiche, quindi è una carta che va a parlare anche di questa cosa qua. Sì, se non sei appassionato di questo, o è difficile che uno che non è appassionato di queste cose guarda uno di questi video, però ecco, qua si sta parlando magari di chi lo vive in maniera forse un pochino più
più profonda del semplice magari guardarsi il video, perché si interroga giustamente su quale sarà il suo destino. Qua forse stiamo parlando anche di una persona che potrebbe appunto praticarle anche, quindi non potrebbe essere non solo l'appassionato di tarocchi, ma anche o l'appassionata, colui o colei che ha i propri mazzi, che legge i propri mazzi, eccetera eccetera. Quindi ecco, qua la vedo molto così. Oppure colui o colei che fa yoga o che fa comunque una qualsiasi disciplina, l'astrologia per esempio, ripeto. Sì, qui c'è uno spostamento legato a quello che è un sapere diabolico o comunque per convenzione, legato a quella che è che può anche voler dire il discorso di... Ti porto l'esempio, so che a Milano c'è una bellissima mostra di Hieronymus Bosch, per dire, che è legato molto alle suggestioni occulte. Se stai a Milano, anche se poi in realtà non lo era, se stai a Milano magari sta persona viene a vedere la mostra di Bosch, ipotesi. Asso di coppe. Sì, oddio, un po' di rimpianto ce l'ha, perché qua probabilmente è una persona che forse potrebbe pensare che magari sarebbe bello vedersi con te. Un asso di coppe, un 5 di coppe. Mi vanno a confermare il viaggio, il 6 di spade. È questo 10 di spade in fondo che non riesco a collocare bene in questa lettura. Il 10 di spade alla fine è anche un po', secondo me, in questo senso, e forse potrebbe essere questa la chiave di lettura, la naturale evoluzione del 6 di spade, perché il 6 di spade rappresenta anche quello che è l'allontanamento da una situazione o di pericolo o comunque di disagio, e il 10 di spade dice guarda, ci sei quasi. Quindi il 10 di spade sì, probabilmente rappresenta, sì, 6 di spade, 10 di spade, asso di coppe, potrebbe essere una persona che deve ancora elaborare pienamente una delusione affettiva, o magari sei tu che devi lavorare pienamente ancora una delusione, uno dei due, una dei due deve lavorare una delusione affettiva e magari i tempi qua si allungano un gocciolino, però qui c'è una persona che probabilmente ti porta comunque un momento veramente alto di complicità, da cui può nascere, perché qui non è detto che nasca, secondo me, perché c'è ancora comunque un vivere l'attuale rapporto in maniera conflittuale, se sei in coppia, oppure magari viverlo in maniera non piena, quindi magari appunto cominciare a capire che forse una storia si sta concludendo, oppure se sei single c'è ancora da elaborare pienamente delle ferite dovute a una delusione affettiva. Sì, la posso vedere così. Questo 10 di spade, ci voglio tirare giù una carta in più per vedere se me lo va a confermare. Potrebbe essere un qualcosa che stenta a nascere nonostante la forte vicinanza per via un po' delle rispettive distanze, nonostante questa persona comunque abbia secondo me un buon giudizio su di te. L'eremita, sì, mi va a confermare che è una persona che conosci già, una persona, ti ripeto, che arriva come single, ma anche mi va a confermare che o tu o lui o lei avete ancora da compiere un percorso per allontanarvi da quella che è una ferita legata al mondo degli affetti, la sfera degli affetti. Però qui è un viaggio legato o uno spostamento legato a un qualche tipo di disciplina magica, sì, con un diavolo e un 9 di bastoni, secondo me, ma anche con un eremita, Ci posso mettere anche la naturopatia, se proprio, perché comunque alla fine è un sapere tradizionale. Sì. E secondo me qui non ti sposti tu, si sposta lui o
lei. Sì. Vediamo cosa ti dicono le carte dell'Apocalisse su questa persona che ti sorprenderà, perché creerà con te una forte, forte, forte empatia. La luna rossa, vedi, c'è sempre un po' quest'idea di, chiamiamola pure sofferenza, distanza. La luna rossa sicuramente è analoga per tante cose a quella che è la luna del tarocco, e l'estrazione della carta ci informa anche che ci sono delle informazioni, un po' come dicevo prima, questa persona non dirà tutto, che non sappiamo, che non sono, ripeto, necessariamente negative, ma sono comunque importanti e dovremmo prenderne coscienza prima di prendere una decisione. Secondo me qui si prende tempo proprio perché, nonostante c'è una grande affinità con questa persona, probabilmente le rispettive ferite o le ferite di uno o una dei due sono forti, e quindi qua la luna ci dice elabora prima, elabora un po', perché poi anche in questo mazzo il re di coppe ferisce al cuore, appunto riportando il mito di Adone ferito da cinghiale. Allora, qui è interessante perché il manualetto dice che se la domanda riguarda una persona specifica, la carta ci avverte che non è esattamente come si mostra, ovvero un diavolo. Sarà opportuno perciò cercare di prendere le cose con cautela, perché ha un lato oscuro molto forte, molto conflittuale, un po' come anche ribadisce il manualetto. Del resto c'è una faccia oscura della luna. La carta in generale indica comunque una rigenerazione, in alcuni casi può indicare anche una gravidanza, quindi magari qua fai attenzione. È comunque sempre un segno di prossima rinascita, pur con tutte le cautele possibili. Qua secondo me, ti dirò, è una bella lettura. Tu mi dirai, ma come una bella lettura? Un diavolo, una luna rossa, quest'altro col sangue, l'eremita. Sì, è una bella lettura perché qui io non vedo nascere niente sull'onda di un entusiasmo che poi magari va a bruciare un qualcosa per creare poi nuove ferite o per far crescere le ferite che ci abbiamo ora. Qui si fa tutto con molta calma e forse è l'atteggiamento più saggio. È voluta cadere Calipso, l'innamorato. Guarda, bellissima. Allora, la carta dice, le parole sono più o meno queste: lo spirito femminile custodisce il vortice degli incroci della nostra vita, quindi delle casualità. Calipso dice questo. Ora, quando si parla di casualità si può parlare appunto di un qualcosa di non previsto qua, ma la carta ci dice anche che questa energia appunto della carta è come una guida che ci aiuterà ad orientarci, e qui le parole sono molto chiare, nel viaggio di ritorno di un qualcosa che ti sei lasciato o lasciata alle spalle. Allora io ti vado a confermare che qua c'è il ritorno o il riaffacciarsi di un qualcuno che già conosci, con cui non necessariamente deve esserci una storia, che probabilmente non parla molto di sé o non ti dice tutto di sé, o ha comunque un qualche tipo di tratto caratteriale, modo di vivere la sessualità, modo di vivere la vita che a te forse magari potrebbe anche dare fastidio, e c'è sicuramente un bel momento fra di voi, però poi c'è la scelta tua che deve comunque accettare se portare avanti questa relazione oppure no, perché qui comunque di possibilità ne vedo parecchie, sicuramente un qualcosa di molto importante, ma anche un po', ecco, bisogna un po' scendere a patti col diavolo per aprire questa relazione, secondo me, che non vuol dire certo fare il patto col diavolo, ma vuol dire comunque
cercare di elaborare appunto il lato oscuro, devi farlo tu come deve farlo questa persona. Sicuramente un'esperienza interessante, però molto 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 forte. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Aulite blu, la mettiamo qua e andiamo a chiedere al tarocco dorato degli estensi chi è la persona che ti sorprenderà. Stiamo ovviamente parlando di sentimenti, quindi chi è la persona che ti sorprenderà? Tratti caratteriali, segno zodiacale e quanti più dettagli possono uscire. Chi è la persona che ti sorprenderà? Per te che hai scelto la variante dell'Aulite blu. La luna. Beh, qua abbiamo una persona sicuramente dotata di una forte sensualità, almeno ai tuoi occhi, ma in generale la luna rappresenta veramente un qualcuno che ha comunque un buon fascino, ecco. Ora, la luna sicuramente è una delle carte più controverse, assieme alla torre e al diavolo, e appunto con il diavolo condivide alcuni tratti caratteriali, per esempio la vocazione all'indagine della dimensione occulta o comunque delle discipline alternative, oppure magari anche quello che è, come già detto, il forte magnetismo, la forte carica erotica. In alcuni casi può anche condividere col diavolo una certa pulsione erotica che poi si sviluppa in quelle che sono fantasie anche a livello sessuale molto accese o comunque particolari fissazioni. Quindi può essere una persona che oltre ad una forte carica erotica ha anche proprio una voglia molto forte dell'intimità, ecco, del rapporto proprio, magari trascurando quelle che possono essere altri tipi di interazione. La luna me lo può rappresentare come una persona anche abbastanza persa nel suo mondo, di solito è una carta che rappresenta chi lavora in solitudine, perché spesso e volentieri rappresenta una persona che lavora con quello che è proprio il proprio intuito creativo, il proprio fiuto creativo in qualsiasi campo ovviamente, e che di conseguenza lavora meglio da sola che in team. Può rappresentare anche una persona che lavora nel mondo dell'occulto, può essere anche, o comunque nelle discipline alternative, nello yoga, nella cartomanzia, o che è interessata agli argomenti. Può essere anche una persona che ha una propria azienda che non c'entra niente con questi temi. La luna comunque è il lavorare in solitudine, oppure magari una persona che ha un ruolo lavorativo per cui ha comunque una buona dose di autonomia. La carta della luna lo rappresenta o la rappresenta sicuramente come una persona sensibile al linguaggio dell'interiorità, così come per il diavolo una persona che può in alcuni casi anche diventare cavillosa, però la differenza è che laddove il diavolo diventa cavilloso perché è diabolico, qua si diventa cavillosi perché si ha veramente una sensibilità molto 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 forte e quindi di conseguenza si sta un po' attenti a tutto. Certo, una sensibilità che poi si esprime in quella che è la vita attraverso tutta una serie magari anche di costrutti mentali difficili poi da eradicare, come sono appunto certe fantasie ossessive, il ripetersi di dinamiche, il cadere poi magari anche preda di nostalgie o di momenti in cui magari ci si sente melanconici, insomma tutta una serie di atteggiamenti che sicuramente contribuiscono a rendere più forte il fascino di questa persona, però magari rendono la relazione un po' difficile da gestire con questa persona.
La carta della luna può rappresentare anche un viaggio vicino all'acqua o una persona che abita vicino all'acqua o un incontro che avviene vicino all'acqua. Ma attenzione, per acqua si intende anche l'inconscio, quindi anche nei luoghi del ricordo, dei ricordi. In alcuni casi, e forse con la luna mi ci sta parecchio, può essere una persona che viene dal passato. Sicuramente qua non è una persona, non è una nuova conoscenza. Diciamo non sarà per tutti, ma io penso in ampia percentuale qui un qualcuno che viene dalla memoria. La luna può anche dire che questa persona va un po' a fasi, ovvero è una persona che magari in un momento è un'esplosione di creatività, come dicevo prima, il momento dopo è un po' melanconico, melanconica. Tuttavia è anche una persona estremamente sognatrice, poetica, nei momenti in cui scende, nei momenti in cui è centrato e centrata, una persona che potrebbe apparirti in sogno o esserti apparso o apparsa in sogno, quindi potresti aver sognato o potresti sognare questa persona. È una persona che sicuramente è molto recettiva e anche, diciamo, un po' sensibile di autoilludersi o di creare illusione. Quindi magari quelle persone che hanno anche un comportamento estremamente gentile, che quindi possono magari indurre a pensare che abbiano per noi un occhio di riguardo. Quindi bisogna fare attenzione un po' anche al senso di inganno o autoinganno. Può avere dei tratti superstiziosi e soprattutto può essere anche una persona che poi alla prova dei fatti pecca un po' di incertezza. La carta della luna si lega di solito al segno del cancro, però in generale potrebbe essere legata ai segni di acqua, quindi cancro, scorpione, pesci, potrebbe averlo in solare o in ascendente. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della Oblite blu come avverrà l'incontro con questa persona e che cosa ne seguirà. Per te che hai scelto la variante della Oblite blu. Il diavolo, accipicchia, luna e diavolo. È una bella accoppiata, un po' per il diavolo si può ripetere quasi tutto ciò che ho detto della luna, con l'aggiunta che forse è un po' una vis polemica. Non ti sto proprio dipingendo. Allora, sicuramente è una persona estremamente passionale, perché comunque luna e diavolo me lo rappresentano, me la rappresentano come una persona estremamente passionale. Probabilmente ha più di una faccia, più di un lato occulto, diciamo, che tu magari non conosci, e questo secondo me da una parte è bello, perché comunque l'invito a scoprire tutte le facce di una persona anche nell'intimità, dall'altra magari può spiazzare, perché poi la persona può avere appunto nell'intimità anche dei comportamenti che forse sono un attimino destabilizzanti per i nostri criteri. Quindi ecco, qua secondo me va a ribadire un po' questo, oltre a ribadirmi il fatto che è una persona che comunque già conosci. Non vuol dire ex, qui può essere ex come può essere... Allora, l'imperatrice, 4 di denari, il cavallo di coppe. Allora, cavallo di coppe mi fa pensare che qui proprio la persona scelga di venire, se non è venire fisicamente da te, di palesarsi. Può essere una persona che ci pensa anche da tempo, a dirti la verità, perché l'imperatrice è una carta di nascita, ma anche di gestazione. Ti faccio notare come in molte carte la carta dell'imperatrice, in molti mazzi, venga associata alla, diciamo, alla grande dea nel suo aspetto più
giovanile, e di conseguenza tutte quelle divinità associate a quella che è poi la grande dea nel suo ruolo di guerriera, tant'è vero che l'imperatrice, oltre ad essere una madre, è anche una donna in carriera. Questo me l'associa a Venere, la stella del mattino, convenzionalmente poi traslato, anche se è un errore storico grossolano, in quella che è poi la figura di Lucifero. Questo, oltre a ribadirmi il fatto che la persona ha una sua agnosi molto importante, quindi ti appare anche un po' come maestro, come maestra, ma perché ha un grande fascino e sicuramente anche un grande sapere, perché Diavolo e Luna ce lo hanno, ma anche l'Imperatrice. È comunque una persona che sprigiona per te una grossa carica attrattiva. Io, se ti riconosci nella variante, ma qua c'è veramente un qualcuno da cui sei comunque attratta, e che però è come se in questo momento per un motivo o per un altro non fosse nella tua vita. Potrebbe anche avere un'altra relazione, qua secondo me qua potrebbe averla benissimo, o un'altra frequentazione o più relazioni aperte. Un 4 di denari sicuramente va a ribadire quello che è un po' questa grande attrazione che c'è fra di voi. Però un 4 di denari non è una carta di movimento, anzi è una carta di fermo. Quindi è come se qui ci fosse tanto fumo e poco arrosto. Questa persona la vedo venire verso di te. La vedo proprio proporsi. Ora è chiaro, proporsi non vuol dire viene a dirti oh, apriamo una storia. Cioè la vedo proprio venire verso di te per approfondire la conoscenza. Forse non te lo dirà subito, sai? Perché comunque Diavolo e Luna sono abbastanza melliflui e l'Imperatrice comunque deve gestire un po' questa cosa. Però qui c'è proprio la volontà, cioè qui non è una cosa casuale, qui c'è proprio la volontà di questa persona di raggiungerti. Resta molto questo tratto caratteriale anche nel cavallo di coppe di una persona che può avere dei profondi irrisolti legati all'incertezza, legati al dubbio, legati a una sessualità molto marcatamente vissuta, appunto. Una persona che magari può avere un po' queste qualità, Sì, probabilmente ce le ha perché probabilmente è una persona che sta aspettando, magari è una persona estremamente selettiva, con un rompiscatole e una rompiscatole, di quelli che non gliene va bene mai uno o una. Ma questo non credo sia dal fatto che, cioè qui c'hai un po' il principe e la principessa azzurra che cerca l'anima gemella, che cerca l'empatia, che seleziona. Qui non c'hai uno o una che si accontenta di conoscersi, di frequentarsi. Qui o è un sì o è un no. Poi magari a scaldare i motori ci mette. Però vedi, re di spade su 3 di bastoni, cioè la decisione la prendo dopo avere lavorato, dopo aver capito, rilascio il passato e mi costruisco il nuovo. Sì, ti ripeto, qua ti osserva da tempo o ti pensa da tempo, però ecco, non è una persona che dice vabbè c'è lui o lei che sia, lui, lei, vedo qua, no, questo se lì vado e lì vado. Sicuramente ecco, fra i suoi segreti, se ci sono relazioni aperte o altre frequentazioni, stai sicura che qua vengono recisi. Qua non c'è nessuno che ti fa diavolo, nel senso di metterti le corna anche a te, perché comunque alla fine il cavallo di coppe è tutto fuorché un traditore, è un seduttore, sì, quello sì. Quindi può essere una persona che magari si troverà spesso protagonista delle attenzioni delle altre persone. Quindi potrebbe essere una persona estremamente corteggiata o corteggiato.
però vedi che poi c'è un 6 di coppe quando non gliene sbatte proprio, cioè se ti sceglie, ti sceglie. Poi è ovvio, bisogna vedere cosa dici tu, perché tu dici mi sceglie, ma a me non me ne frega. Però qua c'è una... E non, secondo me non te l'aspetti, perché io credo che tu stia sottovalutando molto di questa persona. O comunque, se non stai sottovalutando, hai forse sentore di questo lato oscuro. Se la persona ce l'hai, insomma, se siete in contatto, se non siete in contatto, questo è la memoria, ma comunque c'è sempre un po' questo lato oscuro che ti frena un gocciolino e ti dice dai, oh, rilascia, vai, buttati, perché qua secondo me può nascere una bella cosa. Soprattutto qua si va ad esprimere poi nella materialità, che anche vi voglio spezzare la materialità non vuol dire sempre solo sesso, che poi è anche bello, caspita. Materialità può voler dire anche che comunque con questa persona c'è la garanzia di una costruzione di un futuro solido anche a livello materiale, nonostante un po' le mille piccole irrazionalità creative che lo o la contraddistinguono. Andiamo a vedere l'oracolo dell'Apocalisse, però molto bella qua, Potresti anche, mi viene a dirti, essere tu che devi fare più scelte, però anche lui o lei che sia, non ti preoccupare che i suoi bei pretendenti li ha. Il drago. Allora, tu lo sai che io per alcuni uso ancora il manualetto perché non posso impararli tutto a mente. La carta del drago presenta molte affinità con il diavolo nei tarocchi. Probabilmente abbiamo una persona, qui parla di nemici, però in realtà se la domanda riguarda l'amore, la carta dice non è del tutto negativa, ci dice infatti che esiste una forte attrazione fisica con la persona che ci interessa, anche se il legame rimane fermo per il momento alla sfera sensuale, cioè quello che ti ho detto fino ad ora. Qua c'è un qualcosa che si esprime prima nella fisicità, che la persona sicuramente già conosci, quindi nella memoria ce l'hai, come ti ho detto io, e cioè ha sintetizzato perfettamente la lettura. Vediamo l'Ancient Feminine Wisdom, se vuole aggiungere una sentenza, un consiglio. Penelope. Penelope è una carta di ottimo augurio per perseguire uno scopo nella vita. Rappresenta la fedeltà. La fedeltà a cosa? A noi stessi, a ciò che ci siamo proposti, a ciò che vogliamo portare a termine. Secondo me rappresenta molto la volontà che qua si deve mettere per superare un primo momento di forte attrazione, ma anche il fatto che probabilmente anche tu, come questa persona, potresti essere una persona estremamente selettiva ed hai la benedizione di Cronos nell'essere selettiva, perché comunque oggi il mondo, questa valle di lacrime è piena di casi umani. Comunque, al di là delle battute, Penelope è una carta che rappresenta la fedeltà, e io ti avevo già detto prima, qui se ci sono altre porte aperte si vanno a chiudere, o altre relazioni si vanno a chiudere, perché qua c'è proprio la fedeltà. Guarda che se passi un attimo quelle che possono essere magari alcuni tratti, del resto nessuno è perfetto, alcuni tratti caratteriali di questa persona, o magari un primo momento in cui c'è molta morbosità, molta passione in senso positivo, qua c'è comunque un qualcosa di grande che può essere costruito. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò
una videolettura interattiva, un altro tipo di contenuto. Variante dell'avventurina. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante dell'avventurina, chi ti sorprenderà. Stiamo parlando ovviamente dell'ambito sentimentale. Andiamo a vedere chi ti sorprenderà, per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Tratti caratteriali, segno zodiacale e qualsiasi informazione potete darmi. Ok. Il sole. Bella carta. Sicuramente una persona estremamente centrata su di sé. Centrata su di sé non significa necessariamente una persona che se ne sbatte degli altri, ma che ha una forte centratura, quindi una persona estremamente decisa, una persona che riesce comunque a risultare estremamente quadrata in tutto ciò che fa. Una persona che porta comunque felicità, sicuramente molto intelligente, anche con una visione positiva della vita, e questo secondo me è molto, perché comunque non è una persona che ama piangersi addosso, sicuramente molto risoluta, una persona molto concreta, ecco, che ti offre anche in un certo senso la protezione, o comunque ti dà un senso di sicurezza, di protezione. È una persona di successo, qualsiasi sia il suo lavoro o qualsiasi sia il suo stile di vita, che ha trovato un senso di pace dentro di sé, che porta anche un senso di benessere condiviso a livello di energie, o laddove può anche proprio un benessere in termini economici, perché comunque è una persona che guarda sempre il lato costruttivo, quindi sprona e aiuta a costruire. È una persona che potrebbe forse peccare un po' di avidità, quello sì, magari sì, potrebbe essere una persona che forse ha un po' troppo, diciamo, nella mente fissa l'idea di aumentare quello che è il suo benessere, però in realtà sa anche condividere, ti dico, quindi forse avidità non è il termine più giusto. Persona solare, persona che probabilmente ti ama, probabilmente già ha un forte sentimento per te, che te lo abbia palesato o meno. Persona estremamente fiera che ha un qualche tipo di, diciamo, connessione con l'idea di famiglia o di padre. Potrebbe essere una persona che o ha appunto una storia familiare con cui ancora deve fare i conti, non in negativo per forza, anche in positivo, deve misurarsi, oppure magari con il padre, potrebbe magari aver perso il padre, potrebbe magari avere il padre a cui è particolarmente legata. Il sole è la carta però dell'oro. L'oro va a significare comunque tutto ciò che riluccica, tutto ciò che brilla, tutto ciò che emana un fulgore di abbagliante bellezza, quindi comunque una persona che risulta anche bella, uomo o donna che sia, bello o bella. Sicuramente una persona che è dotata di grande vitalità, ha comunque anche la capacità di portare alla luce il tuo talento o comunque quella che è la tua vera mission. Il sole può essere anche un dono che l'universo ti fa. Qui potrebbe essere una persona che o non conosci, oppure se la conosci potrebbe essere una persona che non contempli al momento come tuo ideale partner o tua ideale partner. Mi viene anche da dire, per quelle persone che potrebbero essere in coppia, qui potrebbe essere veramente il partner che, o la partner che
porta poi un nuovo modo, porta poi un aiuto concreto. Non sarà per tutti, però non pretendo che se 100 persone guardano questo video siano tutte single, però ecco, uno dà anche questa interpretazione. Potrebbe essere anche una persona che per un motivo o per un altro è legato o legata al discorso di infanzia, potrebbe essere una persona che si cura dei bambini o degli animali domestici, una persona legata molto a queste situazioni, a queste energie più che altro, diciamo. Il Sole me lo identifica o me la identifica come persona di segno di fuoco. Il Sole si lega al Leone, però in generale espandiamo i segni di fuoco, può averli in solare in ascendente oppure essere nato o nata in estate o magari avere un segno di fuoco importante nel tema natale. Andiamo a vedere col Sacred femminile, per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Chi è la persona? Come vi incontrerete o come vi rincontrerete e come evolveranno tra voi le cose. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina, con la persona che ti sorprenderà. Come vi incontrerete e come evolveranno tra voi le cose. Il cavallo di denari, ma qui è tanto che aspetta la persona, Forse ho perso anche un po' le speranze, ti dirò, Sono un po' anche una di quelle persone che dopo un po' sì, ti aspetto, però non per sempre. La morte. L'innamorato. La temperanza. Sono 3 arcani maggiori. Qua è molto 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 forte. Allora, la carta della morte si lega a tutte quelle che sono poi le situazioni di evoluzione, di trasformazione, di cambiamento. Questo può dirmi che o la persona comunque è in una continua evoluzione oppure che ha chiuso una relazione di recente, o magari anche che è una persona che accompagna il tuo cambiamento, quindi magari può essere una persona che ti porta, dicevo prima, alla luce molti talenti e quindi anche ti accompagna ad un nuovo grado di consapevolezza. Sono 3 carte importantissime, in quanto anche l'innamorato, oltre a rappresentare un aiuto, quindi qua potrebbe essere anche un qualcuno che ti aiuta, ti dicevo prima, non solo ad estrarre il potenziale in te, ma anche proprio fisicamente, quindi potresti incontrarlo o incontrarla sia nel lavoro, o potrebbe essere una persona che ti aiuta con la situazione lavorativa o con quella che è la tua vita in generale. Sono 3 carte, comunque anche la temperanza, che fanno un po' un passaggio iniziatico. Di per sé lo è la morte, di per sé lo è la temperanza in quanto operazione alchemica nel tarocco tradizionale con i 2 vasi che travasa l'acqua, di per sé è l'innamorato perché è un po' la prima iniziazione del tarocco. Ma lo sai a me qui cosa mi viene da dire? Qui mi viene da dire che potrebbe essere una persona il cui incontro risale alla tua infanzia o adolescenza. Sì, qui mi viene da dire questo. Qui potrebbe essere una persona, non sarà per tutti, però qui mi viene da dire che la persona potrebbe rappresentare un passato molto indietro, che risale a molto prima. Ora è chiaro, se sei un vecchio barbagianni come me risale a molto indietro, se hai 25 anni risalirà a 10 anni prima, però ecco qua il tempo è molto, capisci, molto, sì, anche la temperanza me lo dice. E questa persona ti percepisce molto cambiato, molto cambiata, però probabilmente c'è un qualcosa che lo richiama o la richiama verso di te.
Forse sta opponendo anche un po' di resistenza con questo cavallo di denari, magari ti sta osservando, Allora, prima ho detto potrebbe essere il partner se sei in coppia, lo ritiro perché secondo me qua no, è la persona che conosci ma viene da un passato molto remoto. Anche l'idea di sole con tutto il... perché poi devi sapere, la carta, il significato in sé lo ha, ma quando la butti giù, che soprattutto col metodo che uso io, che ti butta in testa quelle 3-4 parole chiave, poi sono quelle. Se mi è venuto da parlare di padre, di famiglia, è possibile che si intenda anche con un discorso legato a quella che era un po' la fanciullezza o l'adolescenza. Sì. Quindi qua probabilmente c'è proprio una persona che fa parte del tuo passato remoto che però la connessione con te non l'ha mai persa. E qui c'è amore verso di te, c'è il sentirti. Forse potrebbe essere una persona che però si priva dell'idea di ricercarti, di spiarti, e attende il momento. Io non riesco veramente, sono un po' in difficoltà perché qui è come se la persona scegliesse di farsi avanti, però poi prendesse tempo. È come se fosse una persona che sa di esserci, però sa che ancora non è il momento giusto. Sì, sembra così. Andiamo a vedere con le carte di chiarimento perché sono molto forti le energie per questa variante. È come se ti si ponesse quasi come guida, se stesse attendendo che tu ai suoi occhi, forse pecca un po' di presunzione questa persona, ai suoi occhi faccia un certo cammino di consapevolezza, poi magari lui o lei è meno consapevole di te. Sì, forse la presunzione potrebbe essere un tratto caratteriale di questa persona, Il 5 di spade sicuramente non viene da una bella situazione. Qui c'è una perdita da elaborare ancora. Ti ripeto, un genitore, un partner, un qualcuno, la fine di una storia che l'hanno cambiata, sì, sicuramente. Però qui c'è anche, ti ripeto, la presunzione poi di cambiare gli altri, di aiutare. Ma lo fa comunque con coscienza pulita, non è un caso umano. Il 7 di bastoni, vedi, non vuole scegliere. 7 di bastoni è una carta di conflitto fra due persone, ma io qui conflitto fra te e questa persona non ne vedo. O se c'è stato tanti anni fa e ora si sono spenti un po' i fuochi, però la persona in questione, con un innamorato su 7 di bastoni, quando si va a parlare del 7 di bastoni si parla di quelle scelte che ci risultano anticonformiste, che non faremmo mai in altre condizioni. Ora, con questo non voglio dire la persona ti consideri un'ultima spiaggia, no, perché un sole me lo va a identificare o me la va a identificare come una persona a cui piaci veramente, che prova per te un forte sentimento. Però forse non torna da te, non viene da te, forse perché deve ancora elaborare la sua sofferenza e forse perché ancora ritiene che tu non sia pronto o pronta per quello che è poi un eventuale rapporto fra voi. Si prende un po', si arroga un po' di decidere il diritto per te e per lui o lei. Questo può essere uno dei lati caratteriali un po' più brutti. L'8 di spade, vedi, si limita. Sì, è un qualcuno che si sta limitando e deve curarla questa sensazione di limitazione, Deve un po' rilasciarla. Forse questo sole col cavallo di denari nasconde anche una persona che è consapevole del proprio sentimento, ma non lo vuole esternare, perché appunto non ritiene che sia
il momento. Tuttavia ti ricordo la domanda dell'interattivo: chi mi sorprenderà? Vuol dire che comunque entro breve questa persona comunque sceglierà di muovere il passo, di palesarsi. Io credo che qui la persona potrebbe scegliere di palesarsi nel momento in cui gli fosse chiaro che tu comunque, perché allora ti spiego, secondo me qua la persona, ti ripeto, pecca molto di presunzione e può essere anche una persona che cade un po' nella gelosia, e è la persona che dice ok, lei può rifarsi una vita, tanto quando torno io. Invece potrebbe essere una persona che magari nel momento in cui vede che tu non stai, o percepisce secondo il suo metro di misura che tu non solo non stai più aspettando, ma magari non ti ricordi neanche di averlo o averla frequentata, allora si sente punta nell'orgoglio. Potrebbe essere così qua, perché vedi, la scelta dell'innamorato mi va poi su una scelta appunto anomala, una scelta che non avremmo fatto prima. Ma siccome qui io ti ho detto e ti ama, quindi come ti ho detto non può essere l'ultima spiaggia, qui è una persona che comunque poi alla fine, la temperanza è anche una carta di nuova frontiera, nuovo orizzonte. Potrebbe essere anche una persona straniera qua, o una persona che ha comunque origini straniere o che è molto lontana da te in questo momento. E va su un 8 di spade. La temperanza è una carta anche di sessualità, di passaggio di frontiere, appunto, quindi nuova percezione della vita, e l'8 di spade comunque sì, ok, è la fine di un conflitto, anche oltre all'autolimitazione, quindi il conflitto che questa persona ha, e anche quella che è comunque una forte connessione, quindi qua c'è un pensiero quasi fisso. Guarda, a beneficio di chiarezza ti riassumo brevemente. Le due situazioni principali sono persona in un qualche modo legata alla famiglia o a un membro della sua, intendo, famiglia, che sta scegliendo se mostrarti dichiaratamente il suo amore o meno, ma che è anche abbastanza sicura che comunque nel momento in cui te lo paleserà, fra voi nascerà una grande connessione. Forse può essere una persona un po' fredda nell'esprimersi, un po' razionale nell'esprimersi, però per te ha un grande trasporto emotivo. E questa è la prima. La seconda è persona che risale come conoscenza, frequentazione, e la prima ci aggiungo anche abbastanza lontana dal tuo luogo attuale. La seconda può essere appunto persona della tua infanzia o adolescenza che sta attendendo il momento giusto per ripalesarsi. Sì. Qui è una di queste due situazioni. Ti do le varie alternative, perché poi magari siete tanti che guardate il video. Secondo me è così. Vediamo le carte dell'oracolo dell'Apocalisse. L'angelo. La carta dell'angelo è comunque un buon presagio. Ti ripeto, qui la persona può essere forse un po' possessiva, un po' presuntuosa, ma secondo me sa anche controllarsi. In un certo senso parla di un angelo custode, quindi un qualcuno che ci osserva, un qualcuno che ci guarda, di solito persona autorevole, fidata, che ci può dare aiuto. Torna il tema dell'aiuto in una situazione delicata. La carta ci invita quindi a cercare nelle nostre conoscenze, nella nostra cerchia di conoscenze o nella memoria, quindi ti va a confermare che è una persona che già conosci, la persona che ha per noi quest'occhio di riguardo, questo sentimento. Di solito è molto affidabile, solido o solida, concreto, concreta
un amico, un genitore, un fratello, un compagno ci aiuta a trovare la via. Ovviamente qui noi stiamo chiedendo per l'amore, stiamo parlando di una persona che per te ha un sentimento. A breve ci saranno notizie importanti da questa persona. Se la domanda riguardasse una persona in particolare, la carta va a rappresentare il carattere di questa persona, molto pragmatico, forte e propositivo. Quindi ti ripeto, anche qua non c'è altro che da farci del bene, nonostante la persona sia un po' decoccio, però in realtà poi fondamentalmente, vedi, forse è una persona che ama in una maniera un po', diciamo, non dico fredda, però ecco, magari che ha delle resistenze anche, forse. Magari ha qualche piccola resistenza nell'amare, qualche piccola nel darsi completamente, anche proprio a livello fisico. Però ecco, sicuramente una persona estremamente quadrata. Finalmente non un caso umano. Vediamo un po' cosa vuol dirti l'Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Vittoria, Nike, bellissima carta anche questa, una carta fortemente positiva. La carta di Nike rappresenta i riconoscimenti per quello che è comunque un lavoro ben fatto, quindi qua secondo me si può interpretare dicendo una buona attesa, forse qui è da tempo che attendi che qualcuno ti si palesi. Il successo e di tutte le nostre attività. Può anche darsi che incontri questa persona o comunque questa persona ti si pone davanti in un momento legato alla tua attività lavorativa o alla sua attività lavorativa. È interessante perché la carta di Nike ci va a dire che vi è necessità di elevarsi sopra un conflitto provocato da quella che è un'insicurezza che poi genera senso di sconfitta. E quindi qua, secondo me, sta dicendo che questo rapporto, forse anche perché la persona si dimostra un po' algida e un po' troppo assertiva, potrebbe non piacerti inizialmente, o comunque potresti avere delle resistenze ad aprire un qualcosa con questa persona. Però in realtà la virtù di forza e di coraggio che caratterizzano la carta di Nike, ma anche abbiamo visto dell'angelo e anche del sole, sono carte che poi parlano della determinazione che è funzionale a superare gli ostacoli e le barriere anche del proprio carattere. Quindi secondo me qua c'è un qualcuno che una delle due situazioni che ti ho portato prima ti si propone in maniera anche molto, secondo me, diciamo diretta, che però ha un po' tutti questi spigoli del carattere che non ti piacciono troppo, ma che però ci si può lavorare sopra alla fine per creare qualcosa di bello. Poi sta a te scegliere, ovviamente. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato chi sarà la persona che sceglierà di sorprenderci in amore e come lo farà in un arco temporale che può andare dai 4 ai 6 mesi dalla visione di questo video. Io spero che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti diamo appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Da Cronos e da Pico, fatti vedere che mi chiedono di te poi in live. Ciao! Parlare di amore nel video, no, ho sbagliato, rifallo, vaffanculo. Degli arcani fino a 30, vaffanculo, va rifatto. La video lettura interattiva numero 204. Continuiamo oggi vaffanculo.
e si rivelerà dopo un po'. Insomma, andremo a chiedere ai tarocchi se sono un coglione o no, perché mi sono scordato di su, stai buono. Il libro sui vari store, su Amazon, IBS, Mondadori, eccetera. Bene, che c'è amore? Mi guardi? Amore. Si rifà. Che ancora è per certi versi occulto. Andremo infatti a chiedere alle nostre 3 varianti qui, dichiarandoci il suo interesse, magari chiedendoci un appuntamento, magari ritornando dal passato quando meno ce lo aspettiamo. Le nostre 3 varianti, vaffanculo.